Priorità. Ciò che spesso viene dimenticato dalla sinistra è che le risorse sono limitate. Esiste una certa economia cognitiva che governa i processi mentali umani e, in ultima analisi, senza comando, senza capire le logiche del potere, non si arriva da nessuna parte. E per comandare è necessario organizzarsi. E a me sembra, e a noi sembra, che la disorganizzazione sia endemica, sia ormai diventata quasi un tratto caratteristico della sinistra. A partire dalla teoria sbagliata, quindi si vanno a riprendere autori del Novecento, dell'Ottocento, che vivevano in un altro contesto, avevano altri mezzi per lottare politicamente, che ovviamente erano adatti al loro tempo ma che oggi sono obsoleti o addirittura dannosi, oltre che inutili, e in generale vive di teorie che talvolta neanche capisce, cioè non capisce neanche la ratio dell'azione. Questa pochezza d'analisi, a nostro avviso, è indotta magari in modo indiretto, non è una volontà di un sistema che vuole opprimere, ma è comunque funzionale al sistema e non viene in alcun modo inibita. Perché ovviamente avere delle persone che pensano di cambiare la realtà, che pensano di star facendo la rivoluzione, e poi ovviamente producono solo folklore e testimonianza morale, è estremamente più funzionale al potere rispetto che avere persone più consapevoli e che usano mezzi migliori, e quindi non hanno le strutture di potere nemmeno il bisogno di reprimere l'odierna sinistra, perché non rappresenta un pericolo, perché sa per certo che con le teorie che utilizza oggi non arriverà da nessuna parte. Ecco, oggi noi, la sinistra razionalista, vorremmo un po' esplorare questo mondo e offrirvi quelle che per noi sono, non dico delle soluzioni, ma l'embrione, l'inizio, il seme di potenziali soluzioni che ovviamente bisogna costruire assieme. Abbiamo bisogno, direbbe Gramsci, della vostra intelligenza. Divideremo il video in 4 parti. Logica, dolore, valore. Vincolo di realtà. Il caso emblematico del femminismo e chiamata all'azione e descrizione del nostro progetto, sinistra razionalista. Bando alle ciance, iniziamo. Logica, dolore, valore. Non esiste valore senza dolore. Un esempio classico è quello della palestra. Per riuscire ad avere un corpo in forma bisogna allenarsi con costanza e faticare, anche solamente per trovare il tempo e doversi cambiare, fare la doccia, eccetera, 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 dopo l'allenamento. Benissimo. Questo, a nostro avviso, è un concetto chiave che, senza averlo interiorizzato, non si può vincere in alcun modo, non si può neanche competere in politica. Traducendolo nel caso analizzato della sinistra, significa non dire ai propri elettori, ai propri militanti, al proprio gruppo di interiorità che i sacrifici sono necessari, magari piccoli, non comprare determinate cose, stare attenti e ricercare prima di votare un partito, un programma, leggere, documentarsi, informarsi, e richiede ovviamente fatica, tempo, dispendio di energia, prendere e non fare una serie di attività magari energivore che però sono piacevoli. Pensiamo a guardare decine di serie tv o film. Se una persona alloca così il suo tempo e lo fa per molto tempo, è quasi naturale che poi l'azione politica e la militanza viene inibita, perché c'è una convenienza, tra l'altro studiata da, diciamo, i migliori del loro campo, per creare delle vere e proprie dipendenze dal prodotto. E questo ovviamente è il fascino del consumismo odierno, del capitalismo odierno, che riesce a inibire l'azione politica grazie a quanto bene crea i suoi prodotti. Secondariamente, la cosa forse ancora più importante nella teoria politica: se non si capisce la logica del dolore-valore, non si capisce in alcun modo come agire politicamente, perché l'azione è decisione, e quando si decide, soprattutto in un contesto come il nostro, dove le risorse sono limitate ma a volte sono anche scarse, ecco che un certo
grado di sofferenza, pensiamo ai senza tetto, ai clochard, deve essere presente nel sistema. Quindi anche nel migliore scenario possibile le risorse non riescono a soddisfare tutti i bisogni, ed è un grave colpo per una persona di sinistra che rispetta la sofferenza dover sentire queste parole e doverle interiorizzare, perché appunto guardando la sua utopia non vede il male che purtroppo deve in certi casi assecondare per arrivare a quell'utopia. È il grande problema del trade-off, del rapporto inversamente proporzionale tra efficienza ed eguaglianza. Un certo grado di efficienza deve per forza di cosa esserci, se no l'eguaglianza rimane testimonianza morale, rimane un noi siamo i bravi, noi siamo i buoni, ma intanto noi bravi e buoni stiamo buoni, non facciamo niente, facciamo parole, creiamo il nostro circoletto e intanto il mondo va in fiamme e le persone con più malizia governano male. Vincolo di realtà. Il vincolo di realtà forse è il concetto più importante, quello che potremmo bastardizzarlo, potremmo dirlo in maniera più terra-terra, pragmatismo politico. No, non voglio usare questa espressione perché è molto più sensato vincolo di realtà, adesso vi spiego perché. Con vincolo di realtà si intende, noi abbiamo degli ideali bellissimi, vogliamo ridurre la sofferenza umana, bisogna massimizzare il benessere collettivo, vogliamo che ogni essere umano abbia la stessa dignità. Fantastico. Usiamo tutti questi fantastici valori illuministi, anzi no, marxisti dell'umanesimo, i diritti sociali devono seguire quelli civili. Fantastico. Abbiamo questo bel pacchetto di valori, di principi morali. Cosa ce ne facciamo? Dobbiamo applicarli alla realtà. La realtà com'è? Bisogna studiare la realtà. A me sembra che la realtà più andiamo avanti e meno viene studiata. Bisogna capire come funzionano gli organismi umani, che sono, diciamo, il target di ogni politica, gli esseri umani, quindi come funzionano i loro meccanismi cognitivi, come funzionano le credenze, come si radicano, come si modificano le credenze. Bisogna fare un bel po' di lavoro. Il vincolo di realtà ti dice che prima di dire bisogna fare A, pensi esattamente alle conseguenze di A, pensi a che attori economici, sociali, politici ci sono, pensi alla condizione geopolitica, pensi a 1000 variabili. Il che vuol dire, facciamo un esempio concreto, bellissima la patrimoniale, ma devi sapere che la patrimoniale, se la fai su un certo tipo di bene, per esempio un bene immobiliare, hai tutt'altro tipo di possibilità e outcome rispetto a farlo, per esempio, sui conti correnti di milionari e miliardari. Per il fatto che il capitale, appunto liquido, si sposta molto più velocemente di uno invece incastrato nelle dinamiche immobiliari, nel real estate. Ecco che due mondi diversi, due mondi completamente diversi. Il vincolo di realtà ti dice che se tu sei in Italia e sai che hai 2.900 miliardi di debito pubblico, hai una spesa pubblica di 1.000 miliardi, tu quando vai al potere, sei un bel programmino, non puoi promettere mari e monti, devi promettere poche cose, a meno che tu non voglia cambiare il sistema, fare in modo che la torta diventi più grande, e lì devi spiegare esattamente come intendi farlo e basarti su dei modelli sensati, perché se no stai promettendo fuffa o facendo delle scommesse che sai già che non vincerai mai. Questo è il vincolo di realtà. Come si riesce, per esempio, a convincere una persona, entriamo un po' nei temi più mainstream, più pop, a convincere una persona che crede che le persone transgender siano il male assoluto a desistere da certe credenze? Sicuramente non dicendo a questa persona che è un transfobico di merda, a meno che appunto quella persona non sia già all'interno di meccanismi antisociali e quindi quel tipo di sanzione serve anche per un intervento delle forze dell'ordine, serve per un altro tipo di meccanismi, o serve per tutelare il proprio gruppo di interiorità che magari ha dentro persone transgender e quindi serve per tutelarsi. Ma se l'obiettivo invece è arrivare alla credenza, bisogna fare tutt'altro tipo di macchinazione, di azione. Bisogna iniziare a dire: guarda, parliamo seriamente e cercare di creare un certo tipo di dialogo, agire in modo totalmente diverso. La rabbia, transfobico di merda, non hai capito niente, sei una persona di merda, fascista, non fa altro che allontanare quella persona. E quindi, se io voglio colpire la persona media,
fare in modo, colpire non in senso fisico, in senso di impatto, devo capire come ragiona la mente di una persona media, devo capire come quella credenza sia strutturata, che paradigmi di riferimento ha e qual è il modo migliore per arrivare all'obiettivo. Questo è il vincolo di realtà. Un caso emblematico, il femminismo. Il femminismo per noi è un caso emblematico di tutta una serie di problemi della sinistra. Sappiamo di stare entrando in un campo minato, ma siamo molto fieri di ciò, siamo molto contenti di entrare in un campo minato, perché, a nostro avviso, ogni critica è un'opportunità. Ogni critica è un'opportunità per noi di modificare credenze false e per l'interlocutore, per anche lui modificare credenze false o arrivare a una nuova realtà assieme, ovviamente. Crescere. Ogni critica è un'opportunità di crescita. Ovviamente bisogna essere disposti ad avere quella piccola o grande ferita narcisistica che ci consente di scendere dal piedistallo, far scendere dal piedistallo le nostre idee e poi modificarle. Stessa cosa vale per l'interlocutore. Benissimo. A nostro avviso, il femminismo incarna dei mali. Quali mali? L'anti-prioritizzazione. Non esiste una priorità. Ogni movimento, a differenza di un partito o di un'associazione, ha tantissime teste non organizzate. Ognuno dice la propria e crea la propria teoria politica, che ovviamente deve essere un minimo coerente con le altre, se no non sarebbe un movimento, se no non sarebbe identificabile. Ma poi le lotte vanno a sé. Non esiste una persona che dice adesso noi facciamo A, B, C, D, E. Adesso abbiamo questo pacchetto di lotte che vanno prima e poi il resto, che ovviamente sarebbe funzionale al comando e quindi alla politica, abbiamo ripreso prima, perché quando io ho una serie di priorità posso organizzare molto meglio le risorse. Questo non c'è. E ci sembra quasi che ci sia un rifiuto della gerarchia perché viene vista come fascista, come conservatrice, come reazionaria, quando la gerarchia, se situata, se dinamica, se quanto più democratica possibile, è in realtà l'unico mezzo possibile proprio per la democrazia, proprio per i diritti. Perché? E questo è difficile da digerire. Non esiste morale che venga rispettata senza spada. Questo qua è una nozione da teoria generale del diritto, ovvero una morale, una norma morale, non sopravvive alla sua non osservanza, decade. Una norma giuridica sopravvive alla sua non osservanza. Ecco che, se noi vogliamo fare in modo che prendere e invadere altri stati, uccidere popolazioni innocenti, prendere e sfruttare risorse naturali oltre ogni limite a spese poi dell'intera umanità sia un crimine, bisogna arrivare alla spada, bisogna arrivare appunto al potere. Per fare in modo anche molto più banalmente che la sanità funzioni meglio e allocare risorse lì, bisogna arrivare al punto dove si hanno teorie, si hanno opportunità politiche tali da riuscire a far funzionare tutto al meglio. Benissimo. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, iperemotivismo, e qua è il tasto più dolente. A nostro avviso, molto del femminismo intersezionale odierno ha trasformato il trauma, la sofferenza, la rabbia sociale come un argomento politico. Non poteva fare cosa peggiore, perché ora gli avversari hanno molte più armi, vedono la rabbia e dicono guardate, quella persona lì è arrabbiata. E nel nostro meccanismo mentale, persona arrabbiata vuol dire persona potenzialmente violenta e significa ovviamente pericolo. Allontaniamoci dalla rabbia. E oltre a fare brutta figura, si crea poi anche la dinamica dove quel tipo di istanze, dato che vengono portate avanti con la rabbia, vanno anche a collidere tra loro e quindi si ritorna all'anti-prioritizzazione, perché ovviamente se hai tantissime istanze e non hai un modo, non hai degli anticorpi per riuscire a organizzarle, queste, proprio per la rabbia e la sofferenza che viene sempre legittimata ed è sempre legittima e viene sempre elevata a priorità politica, fa in modo che non ci sia una vera priorità e quindi non ci sia una vera politica, perché non si riesce ad avere l'acume di mettersi d'accordo sul come agire nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Questo porta a gravi conseguenze. Questo porta alla progressiva distruzione della sinistra e lo stiamo vedendo con i nostri occhi. Quello che rimane molte volte è testimonianza morale. È io sono bravo, io sono buono, io faccio A, B, C, D, ma poi di vero impatto sul mondo c'è molto poco. Quindi c'è anche il rischio che sì, magari arriviamo agli obiettivi, ma arriviamo agli obiettivi
con molti più anni rispetto a quelli che ci sarebbero voluti se avessimo fatto diversamente, e questo ovviamente non fa altro che moltiplicare le sofferenze e moltiplicare i disastri potenziali che possiamo creare. Terzo punto, l'identitarismo, proprio collegato al trauma come base politica. Si creano tutti piccoli gruppi che rivendicano le proprie sofferenze, le proprie visioni del mondo, che creano una vera identità di gruppo e vanno a collidere con tutto il resto, delle piccole dinamiche tribali, che porta ovviamente alla frammentazione, perché è uno dei primi principi, il divide et impera. Più dividi il tuo nemico, più il tuo nemico sarà facile da sconfiggere. Solo che noi non lo stiamo facendo ai nostri nemici, lo stiamo facendo a noi stessi. Il quarto punto, invece, è legato a tutto ciò che risiede all'interno della teoria vera e propria. Questo tipo di teoria è una teoria che vive di saturazione. Prendiamo l'esempio. Iniziano ad usare la categoria di oppresso-oppressore, che storicamente descriveva una serie di classi vere e proprie organizzate contro altre classi, che avevano proprio dei criteri oggettivi di potere, uno schiavo e un proprietario di schiavi, un lavoratore e un borghese arricchito che aveva accesso alla fabbrica e a 1000 cose che ne derivavano, quindi una vita molto più facoltosa, molto più ricca in tutto, in cibi, in viaggi, in possibilità di svago, eccetera. Oggi si usa questa categoria perché c'è questo svuotamento delle categorie, questo svuotamento della teoria politica su uomini e donne, uomo oppressore, donna oppressa. E questo porta anche un altro problema, cioè che anche se questo fosse vero, quindi ipotesi logica, questa cosa è vera, comunque tu, portando avanti questo tipo di narrazione, porti alla morte della tua causa. E quindi cosa ci interessa della verità se questo tipo di verità, appunto potenziale, non porta a risultati, non porta a niente? Sarebbe come dire che dato che mangiare animali è sbagliato, noi non dobbiamo allearci con nessuno che mangia animali, e quindi noi rimaniamo lì, da soli, senza nessuno che ci ascolta, però noi abbiamo fatto la cosa giusta. Sì, intanto gli animali continuano a morire e a essere torturati, in questa visione del mondo molto legata al veganesimo, no? Chiamata all'azione. Se esiste ancora una sinistra egualitaria, laica, razionalista, che vuole e vede il mondo per quello che è e vuole lottare affinché la dignità umana sia un valore rispettato in tutto il mondo, noi siamo qui, sinistra razionalista, e siamo pronti ad accogliervi e ad ascoltarvi. Se esiste una sinistra che si rende conto che ci sono delle priorità, che queste morali tribali stanno creando degli abomini, una rinascita del nazionalismo, una rinascita del patriottismo disfunzionale che inizia a corrodere e distruggere i rapporti tra nazioni e che porta a inevitabili guerre di dominio, che pensa che il cambiamento climatico di origine antropica e tutto ciò che riguarda il mondo delle risorse sia un problema di primissimo livello, soprattutto per le emissioni e l'effetto serra che sta riscaldando la Terra, e che a pagare lo scotto saremo noi, ma non solo, soprattutto i nostri figli e i figli dei nostri figli. Se esiste ancora questa realtà, noi siamo qui, non creeremo un partito, sarebbe un po' un'illusione pensare di avere quei numeri e quella forza, ma potremo col tempo diventare una realtà di elaborazione seria, che fa anche consulenza ad associazioni, partiti, collettivi, e che veramente crea nuovi mezzi, che veramente crea una nuova politica, che veramente crea una rivoluzione culturale, di cui c'è un estremo bisogno, perché l'avversario è molto più forte di noi, è molto più preparato, è estremamente più avvezzo a cooptare, a prendere con sé il lato migliore degli analisti esistenti, che ovviamente, come potremmo dire, vengono persuasi dal denaro, e è abbastanza risaputo che la sinistra non ne abbia così tanto, soprattutto quella, diciamo, più morale. Ecco, questo è quanto. In descrizione vi è il manifesto della sinistra razionalista, potete contattarci su Instagram a sinistra.razionalista o sull'email sinistra.razionalista@gmail.com. Potremo fare una chiamata conoscitiva e molto altro assieme. E nulla, questo è quanto. Pizzi out.